Da questo confine dovevo solo uscire dal Kazakistan. Doveva essere una cosa normale. Invece mi hanno detto che ero in arresto e non avevo fatto niente di illegale. Sì ragazzi, avete proprio capito bene. In arresto e quindi in carcere. Racconto questa storia perché potrebbe accadere anche a te che stai guardando il video. Davvero, per un minuscolo errore, se stai viaggiando o se hai in mente un viaggio simile, ti consiglio di ascoltare questa storia fino alla fine. Entro in Kazakistan dalla Russia, controlli normali, timbro sul passaporto, entro in Kazakistan il 30 di giugno. Ricordati questa data perché sarà fondamentale in questa storia. Passo un po' di tempo a viaggiare per il paese, guardo i piccoli paesini, guardo la capitale del Kazakistan, Astana, con i suoi moderni palazzi, vedo il lago più grande del Kazakistan e passo da Almaty. Dopo decido di fare qualcosa che sapevo già sarebbe stata molto complicata o addirittura impossibile. Vado verso il confine cinese, ormai il mio tour è perso, voglio comunque provare a entrare in Cina anche se so che praticamente è impossibile e infatti devo tornare indietro e da qui nascerà tutto il problema. Comunque se vi interessa un video su come e cosa fare per entrare in Cina fatemelo sapere nei commenti. Se non entri in Cina e non hai commesso niente di illegale, semplicemente non ti timbrano il passaporto. Torno indietro, ore di attesa, la situazione è abbastanza anomala, perché io sono uscito dal Kazakistan ma praticamente non sono entrato in nessun altro paese. Ho rischiato seriamente di passare la notte in dogana. Alla fine comunque riesco a rientrare in Kazakistan e timbrano nuovamente il mio passaporto. Per sicurezza chiedo qual è la mia ultima data di ingresso valida nel paese. Loro mi rispondono che è il 14 luglio e mi danno anche un foglio. Io mi fido e vado via. Torno ad Almaty. Capisco che dalla Cina non riuscirò a passare. Quindi cerco di riorganizzare il viaggio per passare dall'India, ambasciate, uffici, insomma un sacco di giorni persi. E arriva agosto. L'11 agosto vado al confine col Kirghizistan. La mia idea è semplice, uscire, rientrare e avere altri 30 giorni di visto. Invece mi fermano. Mi dicono che ho commesso un'infrazione penale e che sono in arresto. Il problema era tutto qui. I timbri di uscita e il rientro erano stati annullati. L'ultimo timbro valido era quello del mio primo ingresso in Kazakistan, cioè il 30 di giugno. L'annullamento era scritto in russo e poi io mi ero fidato e non avevo controllato. Se vuoi sapere come toglierti da una situazione del genere, continua a vedere il video, perché l'arresto non è la peggiore cosa che può capitare. Dopo mezz'ora di spiegazioni, un sacco di pressioni e fortunatamente, dato che l'errore non era mio, mi lasciano andare. Ma non posso uscire dal paese, non sono in arresto, ma peggio. Torno ad Almaty, vado all'immigrazione e mi dicono che l'infrazione ha superato i 10 giorni, mi serve un interprete, serve un giudice e ci sarà un processo. E più che il tempo passa, e peggio è. Non sono in carcere, ma non posso andare via e a breve mi ritireranno il passaporto. Io la chiamo la mia prigione dorata, Almaty. Rischio una multa salata, un giorno di carcere, una settimana di arresti domiciliari e un'espulsione sul passaporto per qualche anno dal Kazakistan. E questo è un problema serio. Riesco finalmente a contattare l'ambasciata italiana. Il 21 agosto incontrerò il console italiano ad Almaty, una persona davvero in gamba, che mi tranquillizza e mi aiuta davvero a far partire il processo. Questo problema mi ha veramente
un po' sfiancato, perché è difficile quando sei in un altro paese, non hai nessun diritto e provi una volta, 2 volte, 3 volte, è un po' come nel film Le riserve, per chi se lo ricorda. In pratica reagisci una volta, 4 volte, ma niente funziona e quindi ti senti un po' come se fossi dentro le sabbie mobili, non riesci piano piano più a muoverti e a reagire. Questa è un po' la sensazione che ho avuto, però ora mi sono ripreso. Dopo settimane rilascio una dichiarazione dove spiego che non conoscevo bene le leggi e che sono molto dispiaciuto. Il 10 settembre ho un processo online e fortunatamente il giudice capisce bene la situazione e decide di applicare la pena minima, cioè una sanzione di 230 euro e nessun segno sul mio passaporto. Però per riavere il mio passaporto devo ancora lasciare le mie impronte digitali, in questo caso in un altro ufficio. Qui mi ritrovo davanti a code infinite, un caos totale dove se aspetti educatamente non sarà mai il tuo turno. Sono qua al centro assistenza al cittadino, sono le 5 di mattina e sto già aspettando da più di un'ora e siamo già in 16 persone. Qui la situazione è fantascientifica. Vi fanno la lista tutti i giorni, però non proprio, dipende. Se sei amico di amico, allora c'è la lista del giorno precedente. Dopo un paio di giorni ci riesco, mi ridanno il mio passaporto. Ho 15 giorni per lasciare il paese. Sono stanchissimo, ma finalmente libero. Io non vi so neanche descrivere quanto è stata intensa l'emozione di sentirsi di nuovo liberi. Finalmente ho il mio passaporto, ma con un bel visto sopra di 15 giorni per il Kazakistan, quindi avrò 15 giorni per lasciare questo paese. Ovviamente non ci starò 15 giorni fa. Prima di chiudere il video ho 4 consigli per te. Primo consiglio, segnati il numero di emergenza dell'ambasciata. Di solito ci sono 2 numeri, uno normale e uno per le emergenze. Secondo consiglio, un po' di inglese potrebbe salvarti. Nel mio caso, per esempio, il giudice ha voluto sentire tutta la storia dalla mia voce e quella storia mi ha salvato. Terzo consiglio, controlla sempre cosa viene timbrato sul tuo passaporto. Quarto consiglio, qualsiasi cosa succeda in dogana, mantieni la calma. Quella calma potrebbe salvarti. Il Kazakistan è un paese bellissimo, ma i 30 giorni rispettali. Se sei arrivato fino a qui, grazie e come al solito vi auguro buona strada a tutti e ci vediamo nel prossimo problema sulla strada.